Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon primo maggio. Andiamo a vedere le ultime in casa Inter e sulla situazione delle indagini arbitrali, anche perché ieri ha parlato Gervasoni e si è parlato anche di Inter-Roma, soltanto che praticamente ci stanno dicendo che c'è un nulla di fatto relativo al caso Ndicka Bissek, quasi come se ci dicessero che ci siamo impressionati. In realtà ci sono delle novità anche per quanto riguarda la situazione degli arbitri graditi e sgraditi e andremo poi per concludere a vedere le ultime indiscrezioni relative al calciomercato che arrivano comunque da qualche firma autorevole. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo like al video, iscrizione al canale, gli hype, pochi semplicissimi click che non portano via né soldi né tempo, però danno un grandissimo supporto. Iniziamo da ciò che ha detto Gervasoni in procura. Partiamo da un presupposto: Inter-Roma non era oggetto di indagine, gli è stata fatta la domanda, il focus era su Salernitana-Modena, ma in pratica quello che ha risposto Gervasoni era che per Salernitana-Modena lui era in un'altra stanza del VAR, in quanto supervisore sia della Serie A che della Serie B, e c'erano partite di A in contemporanea. E per quanto riguarda Inter-Roma, invece, praticamente Gervasoni ha detto che non c'è stata nessuna ingerenza, è stato solo un erroraccio del VAR, sottolineando che in pratica in 15 secondi non c'era neanche il tempo materiale per far cambiare decisione al VAR, aggiungendo poi che c'è stato un briefing arbitrale proprio su quel caso che è stato punito giustamente con votazioni negative per i protagonisti. Sinceramente, e tra l'altro c'è da aggiungere, prima del commento a tutto ciò, che per la procura Inter-Roma, come detto, non è oggetto di indagine e che, diciamo, la procura non ritiene che ci siano degli audio VAR modificati. Sugli audio VAR ha parlato anche Gervasoni, ha detto lo escludo al 100% che siano stati manomessi, mentre ieri da fanpage arrivava che c'era un po' la notizia che probabilmente è stato tagliato, che mancassero 50 secondi di audio VAR. Ad oggi la procura non indaga su Inter-Roma e, o almeno in questo momento, poi magari usciranno ulteriori prove, però in questo momento non è oggetto di indagine e non si mette in discussione che l'audio VAR sia quello reale, insomma, non modificato. Però il punto è questo, e praticamente ci sentiamo un po' presi in giro, perché quello è un caso molto particolare, è uno di quegli episodi dove è davvero difficile sbagliare e ci sono un po' troppe indiscrezioni su magari ecco il VAR la VAR che voleva intervenire, il VAR che non lo fa intervenire, c'è qualche testimonianza seppur rimasta anonima, insomma qualche campanello d'allarme su quell'episodio c'è. E ad oggi praticamente ci stanno dicendo che ci siamo impressionati, perché è qui il punto, che ci dicono che è tutto regolare, quindi quell'episodio che secondo me è il più eclatante tra quelli che sono stati associati a questa indagine finirà nel dimenticatoio, quindi passerà come un normale errore del VAR, non c'è stato nulla di anomalo. Però anche in ciò che dice Gervasoni, dice c'è stato un briefing arbitrale col punteggio negativo per l'arbitro. Ecco, il punto è proprio quello. Sappiamo che l'errore porta al punteggio negativo, ma sappiamo anche che nella faida interna, secondo me, questi punteggi erano molto influenti. Il punto è proprio quello. Io non immagino che Gervasoni, chi era al VAR, l'arbitro in campo, volessero danneggiare l'Inter o volessero favorire il Napoli. Il punto è proprio quello, che non è stato aiutato l'arbitro in campo e poi c'è stato ecco un punteggio negativo per l'arbitro, per il VAR, però insomma non è una giustificazione il fatto che ci sia stato il punteggio negativo. Il problema è cosa ha portato a questo punteggio negativo? Un normale errore oppure un errore indotto, un errore non corretto? Ecco, e qui naturalmente ci sono tutti i punti di domanda del caso e naturalmente ci aspetteremo delle risposte, ma sappiamo che è molto improbabile che le avremo. C'è poi però un altro aspetto, ed è quello relativo agli arbitri graditi e sgraditi. È praticamente da dove è partita tutta la macchina del fango contro l'Inter, perché la prima notizia qual è stata? Rocchi, accusato di frode sportiva, avrebbe favorito l'Inter con praticamente mandandogli arbitri graditi e schermandogli invece gli arbitri sgraditi. Ora, al di là del fatto che, come abbiamo riportato più volte, poi la realtà dei fatti non trova riscontro nelle accuse, anche perché Colombo sarebbe stato un arbitro gradito, però
dal famoso 2 aprile, dove ci sarebbe stato quell'incontro a San Siro, e non si sa bene con chi, dovrebbe essere tra vertici arbitrali, però da quel 2 aprile a fine campionato quante volte Colombo ha arbitrato l'Inter? Uno si potrebbe immaginare, allora l'avrà arbitrata tante volte. No, una sola volta, solo in Bologna-Inter, quindi l'Inter riusciva ad indirizzare le designazioni arbitrali chiedendo arbitri graditi, ma l'arbitro gradito l'ha arbitrato una sola volta da aprile fino a fine stagione, e tra l'altro con una sconfitta. C'è qualcosa che insomma non torna in tutto questo racconto, e arriviamo anche al dunque, perché ecco, l'arbitro su questa cosa degli arbitri graditi e poco graditi non c'è nessuna testimonianza. La Gazzetta riporta che è un'interpretazione del PM, quindi è stata messa in moto una macchina del fango, è stata praticamente nelle prime 48 ore dalla notizia dell'indagine, è stata etichettata all'Inter come responsabile di una nuova Calciopoli, perché era quello il messaggio che stava passando, per poi veniamo a scoprire che non c'è nessuna testimonianza e che era praticamente un'idea del PM, quella degli arbitri graditi e sgraditi in pratica, perché è proprio come si legge, ecco, testualmente, sarebbe una sintesi usata per riassumere un concetto. È derivante da un'interpretazione del PM. Sto proprio prendendo le parole della Gazzetta dello Sport, quindi insomma non un'idea mia, e chiaramente viene smontata un po' tutta la vicenda, e se questi sono i fatti, che man mano c'è un'accusa e non si va fino in fondo, viene preso per buono magari quello che viene riportato da chi viene interrogato, e poi non ci sono delle prove sulle accuse fatte, praticamente questa vicenda finirà in una bolla di sapone, come probabilmente già sta passando, perché i primi giorni sui quotidiani sportivi veniva sbattuto in prima pagina, le prime pagine anche all'interno dei quotidiani erano dedicate subito a questa vicenda. Ora invece la ritroviamo in settima, ottava, decima pagina, come se fosse uno tra le varie notizie di giornata, quindi si sta sgonfiando sia dal punto di vista, secondo me, strettamente legato all'indagine, sia anche dal punto di vista mediatico. Detto questo, passiamo anche invece a quelle che sono le ultime di mercato in casa Inter, perché tra tutto mercato web, tra quotidiani in edicola oggi e Fabrizio Romano, che io ritengo sempre una firma autorevole relativa al calciomercato, ci sono diverse notizie. Tutto mercato web parla anche di Josef Martinez. Ci sarebbe la Fiorentina interessata al portiere e l'Inter farebbe una valutazione di 10 milioni. Personalmente, innanzitutto, ovviamente sono notizie da prendere con le pinze, ma non cederei mai Martinez per 10 milioni. Significherebbe cederlo a meno di quanto è stato acquistato, seppur poi magari non parliamo di minusvalenza perché c'è l'ammortamento eccetera, però comunque significherebbe cederlo a meno di quanto acquistato e dover comunque poi andare ad investire per prendere un altro primo portiere. Quindi io spero che si riveli fondata la notizia di qualche giorno fa di un Inter che sta valutando Josef Martinez come titolare della prossima stagione. Non è l'unico nome che viene accostato all'Inter, perché poi c'è il giornalista Fabrizio Romano che parla del centrocampo. A fine gennaio l'Inter si era interessata a Goretzka, ma è un discorso accantonato. Discorso invece più vivo che mai quello relativo a Curtis Jones. L'Inter avrebbe chiesto informazioni in realtà anche per Ederson, però l'Atalanta spara altissimo, 45 milioni, e quindi l'Inter si indirizzerebbe su Curtis Jones, che sarebbe stato identificato come calciatore dalle caratteristiche simili a Ederson. Secondo me, tra Koné, Ederson e Curtis Jones ci sono delle differenze, e le andiamo anche a vedere con un grafico. Questo è il grafico, ovviamente in blu c'è Ederson, come si vede anche dal testo in alto, in fucsia, insomma, Koné, in verde Curtis Jones. Come vediamo anche dal grafico, Curtis Jones è un giocatore diverso rispetto a Koné e Ederson. Molto dipende dalle caratteristiche che si cercano, perché è sì un calciatore che riesce ad abbinare entrambe le fasi, è sì un calciatore un po', possiamo dire un centrocampista totale, quindi un centrocampista che aiuta in fase di non possesso, che si inserisce, che avanza, che è più incisivo anche dal punto di vista tecnico, come vediamo per esempio i passaggi progressivi, che ricordiamo sono quelli che superano una linea avversaria, i passaggi chiave, e quindi un calciatore un po' più tecnico,
però è meno recuperatore di palloni, quindi sarebbe più quella mezzala di inserimento, seppur non è esclusivamente di inserimento come invece possiamo identificare Frattesi. Fatto sta che in primis bisognerebbe capire cosa cerca l'Inter, perché se si cerca chi fa filtro a centrocampo e chi permette di giocare anche a due, fermo restando Curtis Jones ha giocato anche a due, gioca, ecco, non è semplicemente una mezzala, però se io cerco chi fa filtro a centrocampo preferirei più un Koné o un Ederson. Se cerco una mezzala, un centrocampista totale, quindi magari anche perché no il posto Mkhitaryan in un centrocampo comunque a tre, Curtis Jones è sicuramente un nome, un ottimo nome. E sì, da quanto viene riportato ci sono molte più possibilità rispetto a gennaio perché c'è l'apertura totale dell'entourage del calciatore e il prezzo dovrebbe essere intorno ai 30-35 milioni. Personalmente, per gusto, parere mio personale, preferirei Koné anche perché tra i tre è quello più giovane, 24 anni, Curtis Jones ha un anno in più, Ederson 2 anni in più, non che faccia tutta la differenza del mondo, ma per tipo di calciatore, ecco, per fisicità, recupero palla, Koné è un calciatore che a me piace tanto. Ederson non lo disdegnerei affatto, però insomma non andrei ad investire 45-50 milioni per Ederson quando c'è necessità comunque di intervenire in altri ruoli, quindi io rimango dell'idea che la mia preferenza è Koné, però insomma Curtis Jones sarebbe un nome sicuramente molto molto interessante, fermo restando che c'è sempre la situazione Stankovic e il ritorno di Stankovic sembra alquanto scontato in questo momento. C'è poi l'altra situazione relativa agli esterni. Sugli esterni ne parla anche il Corriere dello Sport. In primis bisogna capire il futuro di Luis Enrique e Dumfries, perché su Luis Enrique ci sono ancora degli interessi, c'è il Bournemouth, ci sono altre squadre di Premier League. In realtà ieri veniva riportato che c'erano tante squadre interessate a Luis Enrique e l'Inter lo cederebbe per un'offerta di almeno 20 milioni. E poi bisogna capire il futuro di Dumfries, perché c'è sempre la clausola da 25 milioni valida per l'estero. Dovessero partire entrambi, praticamente, secondo il Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe il tesoretto per puntare a palestra. Quindi cessione di Dumfries a 25, Luis Enrique a 20. Ecco che si può puntare palestra, per il quale l'Atalanta verosimilmente chiederà una cifra simile a quella per Ederson, intorno ai 45 milioni, e l'alternativa palestra, perché poi a quel punto c'è di due esterni destri, ne prendi uno, c'è bisogno di un'alternativa, potrebbe essere Diouf, che come dicevamo ieri si sta valutando di utilizzarlo come esterno. Io personalmente non lo vedo molto come esterno per la fase di non possesso, bisognerebbe lavorarci tanto e soprattutto poi utilizzarlo al posto di Luis Enrique significherebbe utilizzarlo a piede invertito, cosa che a me, se deve fare il quinto, non piace per niente, ad essere sinceri, però vediamo. Tutto mercato web riporta anche una pista alternativa e sarebbe quella di Norton Caffey, perché è un calciatore molto più semplice da raggiungere con un costo di circa 15-20 milioni, calciatore già accostato all'Inter a gennaio e che secondo tutto mercato web l'Inter identificherebbe come sostituto di Dumfries perché ha caratteristiche simili. Ora però è vero che Norton Caffey ha comunque velocità, fisico, potrebbe però essere una riserva di Dumfries. Dubito che una squadra come l'Inter possa sostituire Dumfries con Norton Caffey, o meglio, dubito che questo possa portare ad un upgrade. Ecco, l'Inter quest'anno sul calciomercato deve cercare di fare qualche upgrade e Norton Caffey al posto di Dumfries non lo sarebbe almeno un passo indietro, secondo me. Però, ripeto, è soltanto un'indiscrezione di tutto mercato web, molto dipenderà anche dalle uscite, da Luis Enrique, da Frattesi e poi eventualmente ecco, da altre uscite, da altre offerte che arriveranno. Queste ad oggi sono soltanto le ultime notizie, le ultime indiscrezioni. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sul caso di Inter-Roma che sinceramente io speravo che si approfondisse di più, ma che oggi praticamente è stato accantonato, verrebbe da dire quasi per mancanza di prove, ecco la mia sensazione, sia su tutta la macchina del fango che ha investito l'Inter, che però adesso man mano si sta sgonfiando un po' il tutto, e naturalmente, perché no, confrontiamoci anche su queste ultime ipotesi di calciomercato. Io come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.